Allora, in questo video parliamo di una questione fondamentale. Noi studiamo le scale e dobbiamo sapere le scale a memorissima, perché le scale ci permettono di misurare le distanze fra le note, qualsiasi sia la nota da cui partiamo per misurare questa distanza. Tutti gli oggetti musicali, accordi, melodie, sono costruiti da note che sono a una certa distanza. Quindi per essere liberi di suonare accordi, melodie, scale, qualsiasi cosa, in ogni tonalità, cioè significa partendo da qualsiasi nota, avendo lo stesso risultato sonoro, cioè eccetera eccetera, questa è una semplice melodia, ma stiamo parlando di accordi o di qualsiasi altro oggetto, progressione, sequenza di oggetti musicali. Abbiamo bisogno di essere veloci a calcolare queste distanze, se no siamo bloccati, non riusciamo a mettere le mani sul pianoforte e a produrre musica. Quindi la questione non è solo, assolutamente non è sapere come si costruiscono e metterci 2 minuti per costruire una scala, ma non è neanche sapere le scale più o meno no, saperle tempo zero, real time, cioè la sesta di La bemolle fa, la terza di Mi e Sol diesis, cioè, ma neanche come lo dico, ancora più veloce. Quindi per fare questa cosa dobbiamo sviluppare la capacità di avere istantaneamente nel nostro cervello le distanze fra le note. Per fare questa cosa servono le scale maggiori, che abbiamo visto come si costruiscono sia quelle con i diesis che quelle con i bemolle, e poi allenarci a estrarre gli intervalli. Per fare questa cosa il metodo è molto semplice. Si costruisce, si scrive, si scarica sotto al video, insomma ci si procura in qualche modo una sequenza di numeri da 1 a 7, random o possibilmente varia ma non con preferenze su certi numeri, e poi ci si allena a fare questa cosa, che è la cosa che fa il cervello di un musicista continuamente 200.000 volte al secondo tutta la vita. Qual è la terza D? Qual è la sesta D? Prima, terza, quinta e settima? Subito. Prima, terza, quinta e settima? Prima, terza, quinta e settima? Eccetera. Ho suonato anche la nona, qualcuno con l'orecchio fino se ne accorgerà. Però questo è, quindi, tavola dei numeri, si decide una scala e si approfondisce. Sempre col solito modo. Scala di Fa. Quanti bemolle c'ha? Qual è la sequenza delle scale? Fa, Si bemolle, Mi bemolle. Ok, quanti ce n'ha? 1. Qual è la sequenza di bemolle? Si bemolle, Mi bemolle. Ah, allora c'ha Si bemolle. Allora si costruisce la scala. Ok? E da questa cosa qua ti inizi a chiedere qual è la terza? La. Qual è la quinta? Do. Qual è la seconda? Sol. Qual è la settima? Mi. Qual è la quarta? Si bemolle. Eccetera, eccetera. Si fa questa cosa approfondendo una scala alla volta, non facendola su 3-4 scale, che non serve perché il cervello si confonde. Invece approfondiamo 10 minuti, ci facciamo 200 numeri su questa scala e lì finisce il fatto. Ora, se quella che abbiamo noi è per esempio tipo, mi spara una roba tipo 200 numeri, ma vedrete che arrivata alla 20ª, alla 30ª già vai come un fulmine. Questo è il concetto, questo è quello che serve. Quindi non serve comprendere come, non serve saperle costruire in differita, serve pa. La terza di Fa è La, la 10ª bemolle di La bemolle è Fa bemolle. Pum. Ok? Questa cosa qua. Fate questo esercizio, lo fate una scala per volta, al massimo 2 al giorno in distanza, siccome come abbiamo scoperto in questi video le scale non sono 800.000 come dicono tutti quanti, sono 12, quelle fondamentali, le scale maggiori, quelle che ci servono a noi per contare questi intervalli. Quindi 2 scale al giorno, 6 giorni, dovremmo essere già non un fulmine, ma insomma un cerbiatto. Insomma, andare abbastanza veloce. Provateci e vedrete che cosa meravigliosa è. Facendo questo lavoro poi possiamo cominciare a costruire gli oggetti come triadi, quadriadi, accordi, estensioni, tutte queste cose meravigliose che ci permettono di gioire con la musica. Buon lavoro!